In questo punto, esattamente in questo punto dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. Inchieste, processi, depistaggi, false verità. Da quasi 50 anni la verità sull'omicidio di uno dei più grandi e discussi intellettuali italiani è avvolta nel mistero. In questo video ripercorriamo insieme l'ultima notte dello scrittore, le testimonianze, le ambiguità e le circostanze che portarono alla morte di Pierpaolo Pasolini. È stato un delitto passionale, legato al mondo della prostituzione, come si è affermato dagli inizi, oppure una vicenda dai contorni più ampi, che coinvolge più entità e soggetti? Lo scopriamo insieme, dopo la sigla. Era il 2 novembre del 1975. Una mattina come tante. Una Citroën attraversa la baraccopoli dell'idroscalo di Ostia. Una donna, Maria Teresa Lollobrigida, apre la portiera e scopre un fagotto abbandonato dalla forma inconfondibile. Non era un sacco di stracci, non era spazzatura, era un uomo morto. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo, vero? Corpo, sì. A che ora? Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, gettano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, non è dice, è un cadavere. Spaventata avverte il marito Alfredo e insieme avvisano le autorità. Alle 6:30 eravamo in commissariato, dichiarerà poi. Il volto dell'uomo era irriconoscibile, tumefatto, devastato, il sangue gli incollava i capelli alla fronte, il corpo giaceva a faccia in giù sulla terra battuta, accanto a una camicia insanguinata, a pezzi di legno spaccati e a un anello con la scritta United States Army. Quando girarono il cadavere, la verità però poi si fece spazio tra l'orrore. Non solo era un uomo morto, era Pierpaolo Pasolini. La polizia, nonostante il volto sfigurato, riconobbe subito lo scrittore e per accertarsi della sua identità però convocarono l'attore e anche amico di Pasolini, Ninetto Davoli, che confermò subito tutti i sospetti. Ma cosa ci faceva un poeta, un intellettuale, un regista di fama internazionale in quel posto dimenticato da Dio? Chi voleva Pasolini morto? E soprattutto, è stato davvero un omicidio casuale o una sentenza già scritta? Ora, Pasolini non era un uomo qualunque, amato e odiato, rispettato e temuto, comunque, come la si voglia vedere, era un intellettuale scomodo. Comunista ma critico nei confronti del PC, cattolico ma anticlericale, era un uomo capace di raccontare con crudezza il degrado delle periferie e di inchiodare la borghesia alle proprie ipocrisie. E forse per questo aveva troppi nemici. Le sue parole erano armi. Con articoli taglienti come quelli che poi pubblicava sul Corriere della Sera, lui denunciava l'omologazione culturale, la degenerazione del potere, le trame oscure dietro gli attentati che si erano verificati in Italia. In un articolo che poi fu molto discusso ma divenne anche molto celebre, lui scrisse: "Io so tutti questi nomi e so tutti questi fatti di cui si sono resi colpevoli, ma non ho le prove."
Oltre agli eccessi della sua vita, l'opinione pubblica non era sempre tenera nei suoi riguardi, anzi, durante un processo a suo carico, un medico arrivò a scrivere una perizia nella quale dichiarò che Pasolini era uno psicopatico nell'istinto, un anomalo sessuale, un omofilo nel senso più assoluto della parola e addirittura una persona socialmente pericolosa. Come ogni scrittore, ognuno che scrive delle poesie, ha come fondamento, come sentimento fondamentale, l'idea di essere diverso dagli altri. Credo che sia questa l'idea che ossessiona qualsiasi scrittore alle sue origini durante la sua infanzia. Ma torniamo a quell'autunno del 1975, la sera del 1° novembre. Pasolini uscì di casa dopo aver concesso nel pomeriggio un'intervista a Furio Colombo che poi doveva essere pubblicata sulle colonne della Stampa. Tra l'altro in quell'intervista Pasolini dichiarò profeticamente "siamo tutti in pericolo", che poi divenne un titolo, no? Ma poi che cosa fece? Salì sulla sua Alfa Romeo, cenò con Ninetto Davoli al ristorante Il Pomidoro, che si trova nel quartiere San Lorenzo, e alle 22:30 saluta tutti e si dirige alla stazione Termini. Lì, a quanto pare, incontra Pino Pelosi, detto Pino la Rana per via dei suoi occhi a palla, che era un 17enne conosciuto un po' nel mondo della prostituzione maschile di quel periodo. I due pare che si allontanarono insieme e lì accade qualcosa di misterioso. Sarebbe stata l'ultima notte in vita di Pierpaolo Pasolini. Quello che successe dopo infatti rimane un mistero. all'1:30 una gazzella dei carabinieri si lancia all'inseguimento di un Alfa Romeo grigia che correva contromano a 170 km/h. A bordo di questa Giulietta c'era Pino Pelosi, il 17enne che aveva incontrato poco prima lo scrittore e che poi avrebbe dichiarato di aver rubato l'auto a Roma poco prima. Secondo i documenti, quell'auto apparteneva a Pierpaolo Pasolini. Pelosi fu condotto in carcere, era un carcere minorile, e chiese agli agenti dell'auto se avessero trovato un anello d'oro con la scritta United States Army. Però nella vettura i carabinieri non trovarono nessun anello. Carabinieri che poi si recarono all'Eur, a casa di Pasolini, per avvisare lo scrittore che la sua auto era stata ritrovata. Ma Pasolini non era in casa. A ricevere i militari dell'Arma c'era soltanto la cugina Graziella, che constatò l'assenza dello scrittore. Ora, in quegli istanti Pasolini era riversato a faccia in giù sul suolo dell'idroscalo di Ostia. Durante la notte in carcere pare che Pelosi abbia confessato ad un compagno di cella di aver ucciso un uomo e che quell'uomo si chiamava Pierpaolo Pasolini. Il capo della mobile Ferdinando Masone e il magistrato Luigi Tranfo interrogarono il 17enne e, secondo la sua versione, si trovava alla stazione Termini con degli amici, quando intorno alle 22 fu avvicinato da un signore con gli occhiali che gli propose di fare un giro. Io ho capito che quel signore era un dichiarerà Pelosi. Ora, secondo la ricostruzione, i due si recarono al ristorante Il Biondo Tevere, vicino alla Basilica di San Paolo, dove il gestore del locale, nonostante l'ora tarda, accettò di riaprire la cucina per ospitarli, anche perché Pasolini probabilmente era molto conosciuto nella zona. Pasolini, che con il ragazzo si presentò solo come Paolo, beve una birra e gli offrì 20.000 lire per delle effusioni. Ora, secondo le dichiarazioni del giovane, lo portò in un campetto in terra battuta all'idroscalo a Ostia e parcheggiò lì la sua Giulietta. Dopo un po', tuttavia, Pelosi ebbe un ripensamento e scese dalla macchina, secondo la sua versione. Pasolini non accettò il rifiuto e iniziò a rincorrerlo, raggiungendolo facilmente perché comunque il ragazzo indossava delle scarpe con un tacco molto alto.
si trasformò in una belva, racconta Pelosi. I suoi occhi erano rossi e i tratti del viso si erano contratti fino ad assumere una smorfia disumana. Lo stesso bastone me lo tirò in testa. Io mi sentii spaccare in due, il cuore mi batteva fortissimo. Lui si fermava e poi ribatteva ancora. Fatto qualche metro mi afferrò e mi tirò un cazzotto sul naso. Poi, secondo quanto è emerso, Pelosi tramortisce Pasolini con una tavola, gli ruba l'auto e fugge via, senza accorgersi di averlo investito in pieno torace. La macchina sobbalzava perché il terreno era pieno di buche, dichiarerà. Ma le cose stavano veramente così. La prima parte di questa storia finisce qui. Dopo questi eventi ci saranno inchieste da parte dei giornalisti, Oriana Fallaci e tanti altri, ci saranno diversi processi, riaperture dell'inchiesta e tante domande sull'omicidio di Pasolini. Io spero che questo video ti sia piaciuto e se così fosse fammelo sapere in un commento o tramite un like nel caso volessi vedere anche la continuazione di questa storia in una seconda parte. Io ti ringrazio per aver assistito a questo video e ti aspetto ancora qui in un nuovo video per un nuovo enigma.